Giulio Antonino non è stato mai interrogato. Continuano a sfilare gli accusati, si difendono e non dicono nulla. Eppure, secondo l'accusa, si tratta di pedine fondamentali dell'organizzazione mafiosa. Tutti negano anche solo di sapere che cosa sia Cosa Nostra. Mandato di cattura lei non l'ha ricevuto? No. Io non so neanche perché sono qua. Dunque, di lei ha parlato Contorno, Salvatore Contorno, che ha detto, parlando di lei, dei fratelli Giulla in generale, che voi sareste uomini d'onore entrati a far parte di Cosa Nostra e collegati con i fratelli Bono, i fidanzati ed altri. Io non conosco questi signori qua, non sono mai andato a pranzo io con questo Contorno e con questo Bono, con nessuno. Ora dico io perché io non so, io certe volte vorrei annullare il cervello per non pensare. Dice perché? Perché non so se è cattiveria dell'uomo che mi tengono dentro o se è vero che esiste la reincarnazione e l'anima che si è reincarnata in me doveva essere una belva feroce. Solo questa potrebbe essere la ragione in cui io mi trovo in galera. C'è una teoria del karma. Contorno ha detto di averlo conosciuto personalmente nel fondo Favarella. Signor Presidente, io devo precisare che io non so dove sia questo fondo Favarella, non so chi sia questo Michele Greco, non so cosa, non conosco questo Contorno Salvatore, non so chi sia e non capisco perché questo Contorno fa delle accuse contro di me. Non lo so. Prego Michele. E anche Michele Greco, detto il Papa, preferisce rinviare il momento del confronto dei giudici in attesa di capire come vadano le cose. Che non è stato mai interrogato. È in grado di fissare la data del suo interrogatorio? Il suo avvocato? Posso qui. Il suo avvocato? Signor Presidente, io per ora sono sotto interrogatorio del giudice Falcone. Va bene, questo non importa. Sono due cose distinte e separate. Quindi se mi fa la cortesia, deve aspettare più in là. Michele Greco. Tutti i pentiti lo hanno indicato come il capo della commissione di Cosa Nostra. Ma il processo è iniziato senza di lui. Solo quando il dibattimento era già avviato sarà arrestato, dopo 2 anni di latitanza. I carabinieri lo hanno scovato in un casolare in montagna dove viveva solo con un mulo. Chi è il 64enne Michele Greco? Una figura apparentemente incolore, il cui salotto era frequentato da tutta la Palermo che conta, a suo dire. I giudici di Catania lo hanno condannato come mandante, per conto dei corleonesi, dell'omicidio del giudice Chinnici. Mi dica se mi sente bene, perché l'altra volta lei mi ha detto che non sentiva me. Adesso si sente bene la mia voce? Per il momento la sento. Speriamo che continui. Capo senza carisma, dicono i pentiti, nelle mani degli uomini di Liggio, dei quali approvava praticamente ogni decisione, compresi i delitti. Lei è imputato di numerosissimi reati, come lei saprà. Io solo le dico una parola. La violenza non fa parte della mia dignità. Gliela ripeto, la violenza non fa parte della mia dignità. Ho capito perfettamente. La ringrazio, signor Presidente. Sì. Quindi si dichiara innocente? Si protesta innocente? Come spiega tutte queste accuse nei suoi confronti? Perché se anziché chiamarmi Michele Greco mi chiamasse ad esempio Michele Rocca Pennuzza, tanto per dire, non mi troverei qui. È tutta una storia basata sulla lettera anonime. E siccome il mio nome faceva in un certo momento cartellone, e allora si costruì questa montagna, un mare di calunnie sulla mia famiglia. Senta, Buscetta Tommaso, lei l'ha conosciuto o non l'ha conosciuto? No, io non lo conosco. Io non l'ho mai conosciuto, signor Presidente, ma non posso dire che lui non mi conosce, perché io ho 40 anni di pedana. Non solo, ma le devo aggiungere, da quello che ho sentito in questi giorni,
siccome era un amico inseparabile del mio parente Totò Greco, un amico inseparabile, non posso escludere che questo signore sia venuto pure a Favarella, che questo mio parente era appassionatissimo di caccia, era pazzo per la caccia e veniva spesso da noi a fare delle cacciate in comitiva. E quindi non è che posso escludere che questo signor Buscetta veniva pure lì, non lo posso escludere. Che fosse venuto quindi a Favarella, come dice Buscetta, che dice che l'ha visto a lei anche a Favarella, ma che ha visto lei anche a Favarella. Ma il Salvatore Greco, lei sta parlando, era suo cugino, primo cugino era. Sì, sei figlio di una sorella di papà. E se ne andò nel 63, per quale motivo? Lei l'ha saputo? Il motivo che se ne andò è che allora lo cercavano. Era ricercato. E certo, non si ricorda il processo di Catanzaro e tutto quanto. Vabbè, io lo sto chiedendo, una cosa la so io, un po', Sì, può anche non in essere quell'occasione esatto. ci fu allora un processo e tutto quanto. E qui nasce la mia storia, signor Presidente, perché fra gli anni 60-70 questo nome Greco era sempre in prima pagina tutti i giorni sul giornale, in prima pagina, Greco. Greco Salvatore. Così. Ora, nell'82 presero il sottoscritto e fecero il Papa. E come spiega le accuse di Buscetta nei suoi confronti? Quali sono i motivi? Nei miei confronti bisogna chiederlo a lui chi gliel'ha ordinato, perché Buscetta è un portavoce, signor Presidente. È un portavoce. E lei, secondo bisogna lei... chiederlo a lui. Ma chi lei... l'ha ordinato di accusare a questo signore? Ma lei non e bisogna chiederlo anche all'altro, a contorno. Ora ne parliamo di contorno. Dico comunque, se è un prestanome, lei non ha nessuna idea in merito? Cioè... Mi scusi, signor Presidente. Dico... Lo ripeto. Ci sono parole che io non afferro, mi deve scusare. Dico, lei dice è un prestanome. Dico, lei ha qualche idea su chi potesse essere colui che induce il Buscetta a fare queste dichiarazioni? No, signor Presidente. Il Deus ex machina, la cosa a me lo posso dire in la latino? cosa a me non interessa, io non voglio fare nessun E come pensiero. non la interessa, scusi? Non voglio fare nessun pensiero. Mi accusano e io rispondo alle accuse e dimostro a questa Corte che ciò che mi accusano è falso. Questo è il mio compito. Il contorno lei non l'ha mai conosciuto? Non l'ho mai conosciuto, non ci ho avuto mai a che fare. Ma neanche visto? Neanche visto? No, l'ho visto qui, questo personaggio simpatico e tutto quanto. Ma certo, ovviamente la simpatia è anche questione di soggettiva, ovviamente non può essere simpatica. Ma signor Presidente, io le devo raccontare un particolare di contorno. Questo, si dica. Un particolare. Un giorno c'era lì in azienda Tanuzzo l'autista di papà, e non si poteva dare pace. Ma che hai? Non me lo voleva dire, ma dimmi che cosa, perché era infastidito veramente. Dice, ma che era un po' balbuziente, dice c'è quel, non ripeto la parola, non la ripeto, non la posso ripetere. Dice c'è un figlio, devo ripetere però le parole di Tanuzzo l'autista. C'è, dice, un figlio di Sasà a Grapara, che viene ogni domenica a conigli qui. E che ne deve fare? Dice no, non è giusto, dice, perché lui se domandasse un permesso, dice, la negativa, dice no, non verrebbe fatto. Ma che è sto figlio di Sasà a Grapara? Dice è un figlio di Don Antonino Cuncuenno, dice, per dire Cuncuenno, per dire la famiglia, signor Presidente. Perciò conosce la mia azienda, un figlio di Sasà a Grapara, che conosce bene Favarella. Grazie. Che veniva la domenica noi non andavamo lì. La domenica uno si prendeva il riposo e lui saltava e se ne andava a Conigli. E conosce l'azienda. Viene qui, io conosco Favarella, grazie. Perché non racconti come la conosci? Saltava il muro di recinzione? Sì, è recentato. Lei mi deve fare questa grazia, perché credo che deve venire lì per rendersi conto, mi crede. Se lei non viene lì, mi può chiedere a metà di quello che io dico.
Quando verrà lì, lei si renderà conto. Non la Corte, ovviamente. Praticamente Sì, la la Corte. Corte, Ma sì. io non esigo risposta, no, non è che poi vi dico le vostre impressioni. Affatto. Ci mancherebbe altro. Ma c'è anche la città sotterranea che vi devo presentare. Signor Presidente, la città sotterranea, la grande scoperta, che hanno mobilitato tutti i mezzi di comunicazione sociale. Nella tenuta Favarella, a pochi chilometri da Palermo, secondo la sentenza di rinvio a giudizio, si svolgevano le riunioni della commissione, quando si stabilivano le esecuzioni o si prendevano decisioni collegiali. In una grotta sotterranea che si estende sotto la casa di Michele Greco, si sarebbero rifugiati molti mafiosi ricercati. Lei ha conosciuto Bontate Stefano? Sì, Bontate. ricordo benissimo, sia Stefano che Giovanni, con i pantaloncini corti, che venivano col padre. E li conosco. Che rapporti ha avuto con Stefano? Con Stefano Bontate? E il povero Stefano veniva spesso da noi. Siccome da noi c'è una riserva, che c'è la più bella riserva che ci possa essere in Sicilia, veniva spesso a allenare i cani. Infatti, purtroppo è un ricordo che io mi resterà per tutta la vita. Per il venerdì santo, giorni prima della disgrazia, eravamo assieme e siete con me fino a sera lì a Favarella per il venerdì santo, poi il mercoledì successe la disgrazia. Visto che lei gli ha parlato il giorno precedente alla morte, lui le esternò delle preoccupazioni? Ma no, era solo e tranquillo. Era solo e tranquillo? Solo e tranquillo, tutto il pomeriggio del venerdì santo. Lei ha avuto Eravamo assieme. rapporti economici, ne ha avuto con Stefano Bontate? No. Senta, in Cirillo Salvatore lei l'ha conosciuto? No, assolutissimamente no. Luciano Leggio lei lo conosce? Qui l'ho conosciuto. Soltanto qui? Qui l'ho conosciuto. Quando Allora- eravamo nella gabbia accanto e ci siamo riconosciuti reciprocamente dalla fotografia. Anzi, lui mi ha detto, dice non mi ribello più ai fotografi. L'avvocato Chiaracane lo conosce? No, assolutissimamente no. Si doveva interessare, secondo l'accusa, per la scarcerazione di Pietro Marchese, Giovannello Greco e Antonio Spica per suo interessamento, dico, secondo l'accusa. Non l'ho mai conosciuto. Ma questo avvocato Chiaracane non abita in Roccella, comunque, cioè Ma io non lo Corso so, dei Mini. ma non lo so dove E non l'ha ha. vista mai, non ha avuto occasione? No, sta in Viano Tarbarto, credo. A Palermo? Ma dico, Ma io le posso dire una cosa, signor Presidente, che la rovina dell'umanità sono certi film di violenza, film di pornografia sono la rovina dell'umanità, perché se contorno avesse visto, anziché il pagino, Pane, cioccolato e avesse visto Mosè, ad esempio, avesse visto Mosè, non avrebbe calunniato l'avvocato Chiaracane, nella maniera più assoluta. Ha visto il pagino, e il pagino si vabbè, vede ma qua non si l'avvocato. tratta di calunniarlo, si tratta di sapere se lei lo conosceva e se lui No, lo non lo diceva lei. conosco, io Questo non lo si tratta, conosco, non si tratta di- con tutti i miei rispetti a questo professionista non lo conosco.